Ormai un'altra estate si è conclusa e sospetto di non essere l'unico ad averla trascorsa ascoltando Scaled and Dicey 24 ore su 24. Un album che come il suo predecessore cela innumerevoli segreti, molti dei quali nascosti proprio in bella vista. Prima di trattare il contenuto delle canzoni, infatti, penso sia opportuno analizzare l'epidermide del disco, lo strato superficiale che avvolge quest'opera, la copertina stessa con i suoi simbolismi e le loro origini. Se il soggetto di Trench era l'avvoltoio Clifford, il quinto figlioletto della formazione Joseph Dunn, che proprio qualche mese fa ha compiuto 10 anni, ci ripropone una creatura alata, il cui nome, un po' come era stato per Ned nel 2019, ci è stato rivelato da Tyler nelle storie, cosa che tra l'altro avevo previsto nella reaction al music video di Shy Away. Oddio, che bella la nuova batteria! Bella, 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 mi piace un sacco con chiaramente il drago, di cui ancora non si sa il nome ma penso si scoprirà presto. Letteralmente trash si traduce come immondizia, ma in inglese assieme a junk viene usata anche per dire robaccia, ciarpame o cianfrusaie. E per l'appunto il video di Joker è ambientato in un negozio pieno di giocattoli di ogni sorta, compresa la statuetta che, stando alle dichiarazioni fatte in un'intervista per la BBC, ha dato l'idea per l'album. Un piccolo draghetto blu che il cantante teneva nello studio di registrazione nel seminterrato di casa sua e, rimanendo a osservarlo per tanto tempo in cerca di ispirazione, a un certo punto ha preso vita. Questo perché, focalizzandoti su un qualsiasi dettaglio di una stanza, anche all'apparenza insignificante, puoi arrivare a creare un mondo tutto tuo. La spazzatura di qualcuno è il tesoro di qualcun altro, recita un proverbio, ed ecco perché per Tyler sembra essere così importante da volerla rubare. Trash è la fantasia, una via di fuga dalla reclusione e l'isolamento che nell'ultimo anno, oltre che mentale, è stato soprattutto fisico per colpa della pandemia. E grazie all'immaginazione possiamo abbellire anche le situazioni peggiori, tipo essere prigionieri del Dima, pitturando le pareti di quel posto asettico privo di anima. Un po' come a dire, se proprio sono confinato qui dentro e devo obbedire ai vostri ordini, allora faremo le cose a modo mio. E così Tyler e Josh hanno saputo adattarsi sfruttando l'irrazionalità di cui sono sempre stati ostaggio per dare nuova linfa vitale alle loro sbarre, rimandando il momento in cui guardare in faccia una realtà fin troppo amara. Lo stesso concetto alla base di un ponte per Terabitia. A questo proposito, esaminando il lucertolone in copertina, possiamo notare che le scaglie su una delle due ali formano la scritta Destroy, e subito sotto delle linee che combaciano perfettamente con la mappa della Clancy Way in Ohio. In pratica, distruggere Clancy. Dato che l'autrice delle lettere sul Dima dovrebbe incarnare la parte analitica della mente di Tyler, il lato sinistro del cervello, è normale che per poter fuggire sia necessario abbandonare quella logica che ci tiene ancorati a terra e abbracciare l'emisfero destro. La funzione di Trash è quindi quella di vegliare sui due musicisti, tant'è vero che il Twitter dei 21 Pilots dichiara che i passamontagna di Shy Away siano stati bruciati proprio dal loro guardiano sputafuoco in quanto rappresentazione del bisogno di nascondersi e omologarsi. Car Radio e Guns for Hands ne sono l'esempio. E un'ulteriore conferma della sua natura di protettore viene da una sconvolgente rivelazione fatta in un Q&A della band a inizio settembre. Un Trash Dragon a quanto pare non è altro che uno slang utilizzato dal Dima per riferirsi agli avvoltoi, quindi no, come ripeto da mesi, non è l'evoluzione di Ned o robe simili. No, actually in Dima, a Trash Dragon is a slang for a vulture. Questi uccelli infatti, come le iene, sono animali saprofagi, ovvero che si nutrono di carcasse e per questo definiti gli spazzini di madre natura. Spolpando i cadaveri fino all'osso lo ripuliscono anche dalle impurità, evitando così contaminazioni dell'area e il diffondersi di malattie. E caso vuole che esista una poesia del 78 scritta da Andrew Glaze intitolata proprio The Trash Dragon of Shensi, la quale racconta di questo drago che una notte viene catturato nel sonno e costretto a mangiare l'immondizia di una prefettura cinese per il resto dei suoi giorni, arrivando ad abbandonare l'idea di volare e quasi a ritenere gratificante ingerire lische di pesce e bucce di cocomeri. Riguardo al design, il grafico ufficiale dei 21 Pilots Brandon Reich ha svelato di essersi ispirato alla Regina delle Fate, un poema epico di fine XV secolo. Più precisamente al drago della versione illustrata nel 1894 da Walter Crane, un noto artista per libri d'infanzia e guarda un po' manifesti di propaganda. Non a caso i decori sui bordi del CD e il font, che se vi interessa si chiama Tenebras, hanno una forte influenza dall'Art Nouveau.
A ogni modo, scavando ancora più a fondo e addentrandoci nella pura speculazione, azzarderei che Trash sia un uroboro. Una figura molto antica risalente addirittura all'epoca degli egizi che ritrae un serpente che si autodivora, in seguito anche raffigurato con uno o due draghi nell'atto di mordersi la coda. Rappresenta l'infinito, l'eterno ritorno, l'immortalità e la perfezione, l'energia universale che si consuma e si rigenera in questo ciclo continuo. E a supporto della mia teoria viene in aiuto l'ultimo verso prima del ritornello di Shy Away, in cui Tyler ci esorta a uscire dalla routine e abbandonare la nostra vecchia pelle, come una sorta di muta, processo biologico che avviene in tutti i rettili, quindi teoricamente anche nei draghi, sebbene siano creature di finzione. Più o meno. What the fuck? Inoltre, se ci fate caso, Trash viene spesso mostrato senza ali, avvicinandolo ancora di più ai primi Uroboro. E se non bastasse, nel set che hanno usato per i shooting fotografici e la livestream, le varie parti del corpo sono disposte circolarmente, come se appunto stesse girando in tondo, proprio come fanno gli avvoltoi aspettando pazienti che la loro preda esali l'ultimo respiro, e il concerto infatti si è chiuso esattamente come è cominciato. Coming for me. Passando invece al logo, è simile a un simbolo che in realtà vediamo in giro dai tempi di Trench per indicare che l'Est si trova in alto. Un capovolgimento di prospettiva adottato dai banditi per incoraggiarsi a perseguire la loro lotta e opporsi alla dottrina del vialismo professata dal team. Ma con la morte di Clancy, avvenuta probabilmente per sua stessa mano dopo essersi convertita alle ideologie della Torre del Silenzio, i vescovi hanno ucciso la verità, eliminando l'unico ostacolo in grado di smascherarli, e hanno trasformato quella E rovesciata nella loro arma. Un sai, uno strumento tradizionale giapponese da combattimento che i più nerd di voi ricorderanno di aver visto impugnare da Raffaello delle Tartarughe Ninja o l'antieroina Electra, la cui forma ricorda molto la 23esima lettera dell'alfabeto greco, per gli anglofoni pronunciata proprio Sai, ovvero l'acronimo di Skeld and Dicey, e tra l'altro icono universale della psicologia, tematica da sempre cara alla musica di Tyler e Josh, in quanto l'arte viene spesso usata come autoterapia, permettendo all'animo dell'autore di liberarsi da ciò che lo opprime e che non riuscirebbe a esprimere in altro modo. Per finire, gli scorsi album dei 21 Pilots erano caratterizzati da colori ben precisi e il nuovo arrivato non fa eccezioni, rosa e azzurro, che se ci pensiamo erano già stati anticipati dalla felpa di Josh indossata per il video di Level of Concern. Il motivo deriva dal fatto che, come ho già spiegato nei video passati, prima che la pagina di Morg venisse chiusa, Clancy si serviva di questo sito per raccogliere tutta la conoscenza in suo possesso sulla Torre del Silenzio, e in mezzo ai numerosi file il titolo di una GIF faceva intendere che i vescovi non sono in grado di percepire il giallo in quanto affetti da una particolare forma di daltonismo. Ottima l'intuizione dei banditi di inserirlo nel proprio abbigliamento per disorientare i loro inseguitori e sfuggirgli. Ecco perciò un normale spettro visivo, ed ecco come appare per chi soffre di tritanopia. Non notate anche voi una certa somiglianza? Come se Skeld and Dicey fosse la copia tarocca di Trench fatta dal Dima, così da cavalcare il successo della scorsa era e fare propaganda alle loro ideologie. Ora però ditemi cosa ne pensate voi con un commento, perché sono curiosissimo di leggervi tutti, e se il video vi è stato utile lasciate un mi piace, iscrivetevi, attivate la campanella e le solite cose che dicono sempre gli youtuber. Non dimenticate di seguirmi su Instagram su OfficialDelco per chiacchierare o avere aggiornamenti, ormai quasi 10.000 persone hanno ritenuto fosse la cosa giusta da fare, per cui trovate il link in descrizione. Per oggi è tutto e ci vediamo alla data italiana del Takeover Tour. Ah già, non c'è perché ai 21 Pilots fa schifo l'Europa.